Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, oggi utilizzerò questi due mazzi, come ho già fatto anche appunto in altri video e stese precedenti. Utilizzerò quindi un mazzo di arcani classici, canonici, 78 arcani maggiori e minori, e infine questo mazzo di arcani barra oracoli, appunto le carte divinatorie della magia bianca di Emanuele Imperiali, di cui ho già parlato in un video, di cui vi lascio il link in descrizione se appunto volete andare a rivederlo per, diciamo, conoscere un po' di più il funzionamento e l'utilizzo di questi arcani oracoli, anche se comunque in ogni video io bene o male do sempre una spolveratina a delle regole che appartengono ai vari mazzi, di conseguenza lo farò sicuramente anche quest'oggi. Allora, come vedete però abbiamo appunto le carte del Divine Masculine, in questo caso, poiché andremo ad indagare di un uomo, ossia un uomo che a voi piace, con cui potreste aver avuto una storia, o comunque anche solo una frequentazione, un'amicizia un po' particolare, persona che non sentite da un po' di tempo, a prescindere dalle motivazioni che possono avervi portato a questo allontanamento. Vogliamo cercare di capire, prima di tutto, che cosa potrebbe essere accaduto nella mente di questa persona o anche semplicemente nella vita di questa persona, per cui è fermo da un po', non vi sta scrivendo, non vi sta chiamando, non vi sta cercando. Cerchiamo di capire il presente, ad oggi, come sta questa persona e soprattutto se gli mancate, se vi pensa, che tipologia di progettualità ha nei vostri confronti, quindi che intenzioni ha nei vostri confronti, ed infine ovviamente che cosa farà però a livello concreto nell'immediato futuro, quindi se vi cercherà, se ci sono dei contatti, eccetera. Cerchiamo di capire. Ovviamente con invece questo mazzo andremo a fare, come appunto nelle stese precedenti, l'oracolo di Virgilio, quindi 3 carte che rappresentano il presente della situazione, quindi effettivamente che cosa questa persona in questo momento sta vivendo, quali sono eventualmente ostacoli che ci possono essere a livello proprio concreto fra di voi, il futuro ed infine il consiglio fondamentale degli arcani su come dovreste agire voi. Allora, momentaneamente sposto però appunto queste carte e prendiamo direttamente appunto gli arcani del Divine Masculine. Allora, cerchiamo di capire se quest'uomo che da un po' di tempo non vi cerca più, non si è più fatto sentire, se gli mancate e quindi se ci sarà un contatto. Speriamo anche in qualche indicazione temporale, ma di solito le carte divinatorie della magia bianca danno delle indicazioni temporali, a prescindere dagli arcani maggiori e minori. Allora, ok, allora, come vedete utilizzo appunto questo metodo che è anche chiaramente più veloce, dovendo appunto usare 2 mazzi. Allora, partiamo dal passato, ossia che cosa in qualche modo possa essere accaduto che può aver creato appunto degli ostacoli tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Bastoni.
Cavaliere di bastoni, che solitamente in accezione positiva è una carta molto benaurale, che rappresenta appunto un movimento importante, rappresenta anche una volontà indomita nel riuscire a superare degli ostacoli, rappresenta quindi il coraggio, la capacità proprio di in qualche modo sopportare le difficoltà che ci vengono presentate dalla vita. In questo caso però invece ce l'abbiamo in accezione totalmente negativa, ossia tutto ciò che in qualche modo può appunto aver rappresentato un ostacolo fra di voi. Diciamo che in effetti il Cavaliere di Bastoni rappresenta a volte una serie di inconvenienti spiacevoli, una sorta di ostacoli proprio pratici che possono aver impedito a questa persona di ricontattarvi e in qualche modo di portare a termine una progettualità che questa persona aveva con voi, o di ripresa di un rapporto con voi che magari appunto era terminato a seguito per esempio di una rottura, oppure comunque di vedervi e di sentirvi cercando appunto di far fronte a questi ostacoli, ma evidentemente questi ostacoli sono stati talmente grandi che questa persona scusate, come se fosse andata un po', diciamo, in panico, è come se avesse avuto una visione del vostro rapporto sul pessimista andante, diciamo. È come se avesse prevalso nella sua mente tutto ciò che c'era, tra virgolette, di negativo. Non posso vederla per questo motivo, non posso raggiungerla per questo motivo, non posso sentirla per questo motivo, allora è meglio se sto fermo. Questa persona, vi ripeto, mentalmente non ha avuto il coraggio, ma perché si è demotivata da sola fondamentalmente, di ricontattarvi. Ha vissuto un momento di grossa disarmonia interiore e di conseguenza è come se avesse preferito momentaneamente mollare il colpo. Ok? Quindi ci ha rinunciato. È una persona che ha vissuto un momento di grande insoddisfazione e vi ripeto, è come se avesse visto sfumare tutti quelli che erano i progetti con voi. E quindi ad oggi ha molto probabilmente dei grandi rimpianti per il passato, perché il Cavaliere di Bastoni in accezione negativa è un individuo che non vede un futuro roseo, non ha una vita così appagata e serena, anzi è un individuo in qualche modo piuttosto triste e piuttosto rattristato. Vi ripeto, da tante situazioni che probabilmente lui ha visto più grandi di lui e quindi non si è sentito in grado in qualche modo di risolvere la situazione. Questa persona potrebbe però avere anche, perché questa è anche un'altra caratteristica appunto del Cavaliere di Bastoni in accezione negativa, potrebbe anche aver avuto dei momenti di grandi litigi con persone del suo entourage, quindi con persone che lui conosce. Mi spiego, potrebbe aver avuto delle discussioni pesanti, venendomi una carta di bastoni, per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda la professione. Potrebbe anche aver avuto delle grosse difficoltà nel caso in cui questa persona sia impegnata e quindi voi appunto avevate una storia di triangolazione, quindi una storia nascosta. Questa persona può essere stata scoperta dalla compagna ufficiale oppure aver vissuto un momento di grossa difficoltà, addirittura potrebbe rappresentare una separazione, un matrimonio andato a monte, qualcosa di molto pesante
in ambito appunto familiare. Oppure, essendo una carta comunque di bastoni, quindi di movimento, potrebbe rappresentare anche dei viaggi che sono stati compiuti ma di malavoglia e che quindi hanno allontanato questa persona da voi, creandogli delle incertezze, dei cambiamenti indesiderati che, vi ripeto, in qualche modo lo hanno molto demotivato, come vi dicevo inizialmente. Quindi questa persona si è sentita priva di energie. È come se non avesse avuto voglia in qualche modo di combattere. Però, essendomi appunto venuta una carta di bastoni, rappresenta solitamente appunto delle liti, dei malumori, delle controversie, dei dissensi, dei conflitti. Possono essere anche stati brevi, perché è una carta di bastoni, ma molto intensi, che hanno portato questa persona a vedere, vi ripeto, pericoli un po' ovunque. Inoltre, come ultima accezione di significato, rappresenta anche un eventuale rivale. Quindi, questa persona potrebbe non avervi più cercato perché ha avuto il sospetto o la prova, ad esempio, che voi abbiate qualcuno, oppure che qualcuno di molto agguerrito però vi gira intorno e che quindi in qualche modo lui deve temere. Ok? Quindi questa persona ha dovuto rinunciare a voi. Ovviamente non l'ha fatto a cuor leggero, questo sicuramente. Vediamo però a questo punto il presente, ossia che cosa ha in testa questa persona. Il paggio di bastoni, ok. Questa persona vi vuole assolutamente sentire. Ve l'avevo detto che in questo caso, per quanto riguarda appunto il Cavaliere di Bastoni, non si sta parlando di una rottura con voi, ma di problematiche che vanno al di là del vostro rapporto. In questo caso, infatti, questa persona non vuole rompere con voi, non voleva rompere con voi, ha semplicemente messo un po' in stand-by la situazione, ma adesso ha assolutamente intenzione e voglia di contattarvi, perché il paggio di bastoni, come tutti i paggi, rappresentano la comunicazione. È proprio, direi, il significato principale. È una persona che sta organizzando, perché di nuovo abbiamo bastoni, sul come potervi sentire ed eventualmente contattare, quindi anche vedere, perché parliamo di bastoni, quindi parliamo anche di un grande desiderio fisico e sessuale che questa persona ha nei vostri confronti. Quindi è una persona che in qualche modo, se in passato ha avuto poco coraggio, diciamo, ecco, in qualche modo di vedervi, di sentirvi, ma vi ripeto, per delle motivazioni esterne alla vostra storia, ora questa persona ha tutte le intenzioni di farsi risentire e sta progettando, sta programmando su come appunto poterlo fare. Sta pensando, guardate anche l'espressione di questo ragazzo, sta meditando su come potersi muovere, ma questa persona nel presente che sapete in tarologia può rappresentare anche un immediato futuro, quindi entro qualche giorno, questa persona potrebbe volervi contattare, quindi vi potrebbe arrivare un segnale, può essere un messaggio, può essere, se vi seguite sui social, per esempio un like, qualsiasi cosa, ma questa persona già nel presente vi vuole sentire perché vi vuole vedere, quindi vi vuole portare delle notizie che chiaramente lo spingono verso il volervi vedere, vi ripeto, perché qui parliamo di bastoni, quindi
È una situazione che questa persona vuole assolutamente concretizzare. È una persona magneticamente attratta da voi, probabilmente ha modo anche di vedervi, vi ripeto, o sui social, piuttosto che, ad esempio, se abitate vicini. Comunque questa persona ha voglia di incontrarvi, ha voglia di vedervi e in qualche modo si presenterà a voi come una sorta di corteggiatore, anche a volte con un atteggiamento un po' infantile, arrivando da voi come se niente fosse, quasi cercando di far dimenticare a voi il suo stop, il suo momento di silenzio. Ma vi ripeto, vi porterà delle notizie che ovviamente vi faranno piacere. Allora, potrebbero anche essere notizie di una persona che è partita. Ve lo dicevo, in questo caso anche, scusate, con il cavaliere di bastoni, che appunto è una persona che potrebbe aver affrontato un viaggio assolutamente per lui poco piacevole. Quindi potrebbe scrivervi da lontano, perché solitamente il fante di bastoni può rappresentare anche uno straniero o comunque un viaggiatore che torna, che scrive mentre è in viaggio o quando è lontano dalla persona di riferimento. Questa è un'altra delle possibili interpretazioni. Oppure potrebbe proporvi appunto un piccolo spostamento. Per esempio, vedervi per un weekend, ok? Comunque vi porterà delle notizie molto interessanti, dove in qualche modo vi andrà a spiegare però che cosa è accaduto. Ma venendomi come fante lo farà in maniera quasi ingenua, vi ripeto, a volte anche un po' puerile, però comunque sincera, perché veramente una delle caratteristiche più belle secondo me dei paggi e soprattutto del paggio di bastoni è che non ha peli sulla lingua, quindi racconta un po' tutto, ma è una persona leale. Ben vengano le persone così, ragazzi, Quindi vi ripeto, lettera, telefonata, addirittura anche un telegramma, cioè qualsiasi cosa, questa persona ha voglia di sentirvi e vi raggiungerà attraverso qualsiasi mezzo comunicativo, parlandovi appunto anche di programmi e di idee su cui lui sta ragionando, ma lui ci sta ragionando, perché ha veramente voglia di vedervi. E vi ripeto, è un arcano di movimento. In una stesa in cui andiamo proprio a chiedere che cosa potrebbe fare appunto una persona che ad oggi è ferma, è molto importante un paggio di bastoni, perché rappresenta appunto un grande movimento. Allora, vediamo a questo punto che cosa ha intenzione di fare questa persona. Allora, cosa c'è nella sua testa? Allora, qui abbiamo il Papa e il 4 di coppe. Allora, nel caso in cui voi abbiate una storia con una persona impegnata, ufficialmente, quindi vi ripeto, una storia clandestina, questo Papa ce lo conferma. Generalmente appunto il Papa è una persona impegnata, ok? Ed è una persona che si prodiga per la sua famiglia. Nel caso in cui invece la vostra sia una storia, una frequentazione con una persona libera, si prodigherà per la sua famiglia di origine. Nel caso in cui una persona libera, ma ad esempio che ha dei figli da un matrimonio precedente, questa persona starà particolarmente, diciamo, dietro a queste persone giovani che in qualche modo dipendono da lui. Potrebbero appunto essere dei figli oppure appunto dei nipoti. Comunque c'è qualcuno di cui questa persona si dovrà occupare e lo farà assolutamente in maniera rigorosa. Lo farà in maniera rigorosa e rispettando il ruolo che lui ricopre nella vita di queste persone.
È una persona che ci tiene tanto a non sbagliare. Ve lo dicevo anche inizialmente con quel cavaliere di bastoni. Questa è una persona che non vuole mai venir meno a quelli che sono i suoi doveri di padre, doveri di fratello, doveri di zio, dovere di amico. Questa è una persona che ci tiene tantissimo all'immagine che lui lascia agli altri di se stesso, ed è una persona che non vuole mai venire meno a quelli che sono appunto i suoi compiti e quelli che sono i suoi doveri. Quindi è una persona veramente che cercherà in tutti i modi di dare tanto alla sua famiglia. Agirà con grande fedeltà ai suoi principi, a quello in cui lui crede, quindi anche evidentemente al suo ruolo, vi ripeto, di padre piuttosto che di figlio, nel caso in cui si occupi per esempio di genitori. Il 4 di coppe rappresenta però appunto una situazione di grande noia. Quindi purtroppo, guardate questo ragazzo, mentre gli altri se la spassano tranquillamente, sta guardando con grande malinconia questo piccolo corso d'acqua. Non ha nessuna intenzione evidentemente di godere della situazione accanto a lui, perché evidentemente è una persona che in qualche modo, evidentemente però, pur occupandosi di quelli che sono i suoi doveri, come vi dicevo con appunto il Papa, chiaramente va a venir meno a quelli che sono i suoi desideri. Qui abbiamo 2 carte di bastoni che rappresentano appunto il fuoco, quindi il fallo maschile, quindi il desiderio fisico, la carnalità, che lui dovrà in qualche modo mettere un po' da parte, proprio perché si dovrà occupare di altre questioni, altre situazioni, che vi ripeto riguardano la sua famiglia. Ora, o una famiglia di origine, oppure, nel caso in cui sia una persona impegnata, la compagna ufficiale e i figli. Vi dicevo che questa persona ha avuto dei problemi, o potrebbe aver avuto dei problemi grossi, per esempio con la compagna ufficiale, nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi evidentemente dovrà cercare in qualche modo di ristabilire una certa armonia. Vi dicevo che potrebbe essere una persona in viaggio, per esempio se abita lontano, per esempio dai suoi genitori. Nel caso in cui questi genitori non siano stati bene, mi auguro di no chiaramente, ma potrebbe succedere nel caso in cui siano anziani, ecco che lui potrebbe averli raggiunti. Ecco spiegato ad esempio l'ipotetico viaggio, questo è un esempio, per farvi capire un po' la tipologia di risposta della stesa. Comunque è un qualcosa di cui questa persona si deve occupare, che però ovviamente, vi ripeto, va a castrare quelli che sono i suoi desideri, coppe, quindi d'amore e soprattutto sessuali carnali. Perché dovendosi occupare di queste situazioni, è chiaro che deve rinunciare a voi. Però vi ripeto, con il paggio questa persona ve lo dirà, ve lo vuole dire, vuole spiegarvi cosa c'è che non va. Quindi vi ripeto, magari vi contatterà mentre è in viaggio e vi dirà: sto raggiungendo i miei genitori perché magari non sono stati bene e quindi il motivo per cui non ci siamo visti o non ci siamo organizzati. Quindi ci sono una serie di situazioni che, vi ripeto, sono accadute fattualmente a questa persona e che in qualche modo purtroppo hanno contribuito a tenerlo distante da voi. Cose che in qualche modo, come vi dicevo all'inizio, lo hanno portato a rimpianti su ciò che è stato nel passato, quindi anche al vivere la storia e la vita con voi. Non se la spasserà. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, già so la domanda, perché ormai mi viene fatta sempre, ma lui è felice quindi con lei, adesso che è lontano da me, non mi sente? No. Assolutamente no. Tra l'altro, guardate, il 4 di coppe rappresenta anche una persona che non prende parte alla sessualità, ok?
Quindi non ci sono fuochi e fiamme tra lui e l'altra persona, anzi si sta particolarmente annoiando. Mm? Allora, guardiamo però a questo punto che cosa accadrà effettivamente a livello concreto, che cosa farà questo personaggio. Che bello. Allora, il 7 di Pentacoli potrebbe muoversi con una certa lentezza, quindi evidentemente notizie ve le vuole portare, anche a breve secondo me, però sa che per muoversi nei vostri confronti, verso di voi, con qualcosa di concreto, parliamo di pentacoli, ci vuole un po' più di tempo. Allora io credo che questa persona però a questo punto, ragazze, venendomi questo 7 di pentacoli, voglia costruire con voi o comunque recuperare ad esempio un rapporto che si era interrotto, nel caso in cui appunto partiamo da una grossa rottura. Questa persona, a mio avviso, vuole recuperare il rapporto e veramente dargli una costruzione stabile, 7 di pentacoli. Questa è una carta che rappresenta l'investimento. Guardate un po' che cosa sta facendo questo giovane. Sta raccogliendo tutto quello che in qualche modo lui ha piantato, cioè quello che lui ha seminato, tutto ciò di cui lui si è preso cura sino ad ora sta dando i suoi frutti. Chiaramente però, ragazze mie, i frutti non arrivano immediatamente, necessita del tempo. Quindi questa persona, vi ripeto, ha dei pensieri molto belli nei vostri confronti, di costruzione di un qualcosa di serio, di ufficiale, nel caso in cui sia una storia a tre. È una persona che sta cercando veramente di progettare, programmare un po' troppo minuziosamente però, il suo futuro. Probabilmente è questo il problema. Questa è una persona molto logica, ve lo dicevo anche con il Papa, è una persona che dà molta importanza a ciò che gli altri pensano di lui, all'immagine che gli altri hanno di lui, e questo va un po' a castrare chiaramente i suoi desideri e i suoi istinti. È una persona che tende un po' troppo ad allungare delle tempistiche che a mio avviso potrebbero anche essere un po' più veloci, ma è questa persona che in qualche modo si fa troppo prendere da un profondo senso del dovere, che però, vi ripeto, a volte è fortemente castrante, perché blocca la situazione. Quindi questa persona sa che voi siete il suo investimento, che lui vuole venire da voi, che vi vuole veramente vivere, ma vivere però in maniera molto concreta. Questa persona, vedete, questo bambino accanto a questo adulto, cioè vuole veramente creare qualcosa con voi che non sia più piccolo, superficiale o banale. È una persona che vi desidera da tutti i punti di vista, quindi vi vede anche come una possibile compagna ufficiale, ma sa che per avere una situazione di questo genere ci vuole del tempo. Guardate qua, ci sono delle persone che appartengono ovviamente alla stessa casa che stanno gioendo, ballando e cantando tutti assieme. Quindi l'immagine che lui ha di voi nel futuro è molto bella, veramente molto bella. Però evidentemente questa persona sa che le tempistiche sono lunghe. Ragazze, purtroppo l'unica nota negativa di questa stesa obiettivamente è che in effetti il 7 di Pentacoli, come un po' tutte le carte di Pentacoli, ha delle tempistiche abbastanza lunghe. Poi qui tra l'altro appunto abbiamo il Papa che allunga non di poco i tempi. Quindi vi vuole sentire a breve, cioè il contatto ci può anche essere a breve, assolutamente. Però per costruire qualcosa che lui ha in mente e di cui mi auguro in qualche modo vi vada a parlare, perché altrimenti starebbe facendo proprio i classici conti senza l'oste, ma comunque penso che anche se questa persona non vi dia delle spiegazioni precise su ciò che voglia fare con voi, penso che comunque a voi faccia appunto comunque piacere. Però vi ripeto, le tempistiche sono un pochino lente. Allora, io sposto, scusatemi, queste carte e le metto momentaneamente appunto qua, proprio perché adesso devo stendere ovviamente
l'altro mazzo che è un po' più grandicello. Queste carte non riescono a stare ferme perché sono molto piccoline e plastificate bene, però le rende veramente estremamente mobili, diciamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' con l'oracolo di Virgilio, queste meravigliose carte. Questa persona che cosa ha intenzione di fare, cosa farà e che cosa dovreste fare voi. Vediamo un po' qual è il consiglio. Allora, voi sapete che appunto questi oracoli necessitano che almeno qualche carta venga appunto girata, proprio perché non sono come gli arcani, che hanno ovviamente significati positivi o negativi che si estrapolano ovviamente dalla stesa. In questo caso invece questi oracoli hanno un significato ben preciso e ben diverso a seconda che appunto siano al dritto o al rovescio. Allora, no. Ok, allora, guardate qui. Oh, niente, tutte le giro. Allora, l'arcobaleno, che bella carta, ragazze. Allora, nel presente, cosa vi dicevo? Presente, paggio di bastoni, presente, arcobaleno. Vi dicevo che questa persona ha sicuramente ripreso maggior fiducia nei confronti del appunto rapporto con voi, del futuro che questa persona può vivere e iniziare con voi. Vi ripeto, questa persona ha assolutamente voglia di sentirvi, guardate, forza, dinamismo e saggezza. È come se in questa persona fosse appunto rinata, proprio come l'arcobaleno, dopo una tempesta, quindi dopo un momento negativo, ve lo dicevo, con appunto quel cavaliere di bastoni, questa persona riesce ed è riuscita finalmente a ritrovare una maggior serenità. È una persona che ora si sente meglio da tanti punti di vista ed è una persona che ora ha ripreso proprio la sua forza, quella forza che vi dicevo inizialmente invece gli manca, ok? Quindi è una persona che chiaramente adesso ha voglia di farsi risentire, ha voglia di rivedervi, ha voglia di rivivere quei bellissimi momenti del passato che per lui sono stati importanti, che sono tuttora importanti. Vi dicevo con quel 7 di pentacoli che voi siete la sua progettualità, ve lo ribadisco, ragazzi. Quindi l'arcobaleno è un simbolo positivo, rappresenta, con la presenza di tutti i colori fondamentali, l'equilibrio perfetto. Vi ripeto, la forza, il dinamismo, anche quella leggerezza nel vivere che però fa stare bene una persona, perché questa persona ha riflettuto. Questa persona arriva da un momento particolarmente difficile, che lui vedeva, ve l'ho detto all'inizio, senza via di uscita, ma adesso la via di uscita l'ha vista. È come se però questa persona fosse anche cresciuta a livello emotivo e morale. Quindi evidentemente questa persona probabilmente aveva bisogno, o comunque anche la vostra storia, ragazza, anche la vostra conoscenza, aveva bisogno probabilmente di una battuta d'arresto. Ma questo dovuta proprio al fatto che questa persona
adesso si sente respirare aria di libertà. Mi dicevo che potrebbe anche aver affrontato una separazione, un divorzio, o anche, vi dicevo, problemi grossi da un punto di vista appunto professionale, quindi un licenziamento, ma che adesso lui vede in maniera molto più positiva, non la vede più come una tragedia, anzi ha assolutamente voglia di sentirvi e di tornare da voi, nonostante sa che le tempistiche possono essere un po' lunghe e nonostante questa persona in qualche modo sa che deve comunque occuparsi di quelli che sono i suoi doveri principali. Allora, vediamo un po' a questo punto il futuro, cioè che cosa appunto questa persona nell'immediato futuro appunto farà. Vabbè, è incredibile. Allora, guardate, la città, ossia complessità, soluzione, energia vitale. Ragazze, che cosa vi ho detto con il paggio di bastoni e soprattutto con il 7 di pentacoli? Che questa persona riuscirà a trovare la modalità giusta per potervi contattare, per potervi raggiungere, vi ripeto, portandovi delle notizie e soprattutto andandovi anche a spiegare quelle che possono essere le motivazioni che in questo periodo possono averlo portato lontano da voi, possono averlo distratto rispetto a voi. Aperta e chiusa parentesi, non ci sono altre donne, né in questa stesa né in questa, ok? Questa è una persona che ha affrontato veramente una grande burrasca, ma che adesso si sente veramente molto meglio. È come se in qualche modo fosse uscita da uno stallo dovuto ad un forte stress, ad un caos che giustamente viveva come innaturale. Adesso questa persona è pronta a prendersi delle responsabilità. Cosa vi dicevo con il Papa? È come se ora fosse pronto ad uscire da questo stato di torpore per ritornare a tutto ciò che faceva parte di lui, rompendo quasi una gabbia, la gabbia emotiva di cui vi parlavo all'inizio, che lo aveva quasi imprigionato. Dicevo che questa persona è come se fosse andata un po' nel panico, avesse perso mordente, avesse avuto un atteggiamento un po' troppo pessimista nei confronti della vita. Si era un po' ritirata questa persona. Ecco, adesso non è più questa situazione perché sta cercando di mettere ordine nel proprio caos e quindi andrà a partecipare in maniera però più forte, più coraggiosa, più coscienziosa, come diceva anche il Papa, alla sua vita diretta per cercare di sistemare ciò che deve sistemare. Questa carta rappresenta anche appunto la città, quello che è l'ambiente quotidiano dell'individuo, il Papa, le tradizioni, la famiglia, ecco qua la carta della città. Questa è una persona che si sta occupando evidentemente di un qualcosa che riguarda il suo ambiente quotidiano, dove questa persona vive. Quindi, per esempio, potrebbe aver anche affrontato un trasloco, potrebbe aver cambiato casa, potrebbe essersi trasferito, per esempio per lavoro, potrebbe aver lasciato la casa coniugale, come vi dicevo all'inizio, oppure potrebbe essersi spostato verso un'abitazione, ad esempio quella dei suoi genitori, come vi dicevo prima. Comunque rappresenta anche uno spostamento verso un determinato luogo o da un determinato luogo. Perché vedete che la città è una carta appunto di luogo. Quindi riguarda molto l'ambiente, vi ripeto, quotidiano di questa persona, che per un attimo ha subito evidentemente un tracollo. Ora però questa persona si sta rialzando e vi ripeto, questa persona sta cercando e troverà finalmente delle soluzioni per poter tornare da voi e per poter ricominciare a vivere quelli che sono i suoi reali sogni, i suoi reali desideri. Molto bella questa stesa, mi fa piacere sempre che vadano a confermare chiaramente anche la stesa iniziale. Allora, qual è il vostro consiglio? Il consiglio che vi danno appunto questi arcani.
potere, dominazione sugli altri, aspirazioni, ambizioni, personaggio influente e positivo. Allora, ovviamente questa carta, l'imperatrice, non ha nulla a che vedere con l'imperatrice dei tarocchi, degli arcani, quindi non c'entra assolutamente nulla. In questo caso l'imperatrice appunto è una carta personaggio che rappresenta appunto una donna forte, una donna anche autorevole, una donna indipendente che in qualche modo sa aiutare il soggetto della stesa, in questo caso evidentemente il vostro lui. Molto probabilmente questa persona, quando vi parlerà e vi scriverà e vi racconterà che cosa gli è accaduto, evidentemente questa persona avrà bisogno anche del vostro supporto. E voi, se ovviamente ragazze volete, sarete ben disposte appunto nel dargli tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Voi siete un po' una sorta di Deus ex machina che andrà un po' a risolvere una situazione molto delicata. Quindi evidentemente direte la cosa giusta al momento giusto o gli proporrete la soluzione giusta al punto che questa persona si sentirà aiutato e rinfrancato dalla vostra presenza. Ma voi lo farete in modo molto forte, in modo saggio, cercando di dominare gli altri e gli eventi. Avrete un influsso molto positivo nei confronti di questa persona, che evidentemente da solo e del tutto non riesce e non riuscirà evidentemente a risolvere la situazione. Siete voi che in qualche modo, con la vostra capacità di agire, con la vostra intelligenza, con il vostro potere, riuscirete in qualche modo ad aiutare questa persona. Questo è molto importante perché chiaramente rappresentate appunto quell'elemento fondamentale di cui evidentemente ha bisogno questa persona per potersi ulteriormente cavare d'impaccio da una situazione che evidentemente non è ancora, diciamo, del tutto sistemata al 3000%. Evidentemente qui ci sono ancora delle situazioni che in qualche modo devono essere sistemate e che verranno, vi ripeto, sistemate grazie soprattutto al vostro intervento, che sarà veramente fondamentale. Dimostrerete una volta di più a questa persona di essere delle donne valide e che la sua scelta di tornare da voi e quella scelta di progettualità che questa persona ha con voi, ve lo dicevo appunto con questo 7 di pentacoli, è la scelta giusta, perché voi siete sicuramente il suo futuro, visto che in qualche modo riuscite addirittura ad aiutare questa persona a cavarsi d'impaccio da una situazione evidentemente più grande di lui. Però vi ripeto, sì, questa persona vi tornerà, assolutamente questa persona vi sta pensando, anzi appunto gli mancate tanto, ci sono ancora delle tempistiche ancora un po' lunghe per risolvere un po' la situazione, ma vi ripeto, questa persona la risolverà grazie anche, vi ripeto, al vostro aiuto. E finalmente, come dice questo bellissimo arcobaleno, tornerà il sereno.